Guarda l'effetto qua dentro a sta pasta e piselli e tonno, non potete capire che profumo. Ho visto il segnale, io sono arrivato, eccomi qua, Batmax, ecco qua tra di voi. Oggi facciamo una pasta, ragazzi, da paura. Casarecce con piselli e tonnetto fresco. Ingredienti: piselli quelli freschi col baccello, poi il fondello o il gambuccio di prosciutto, l'aglio fresco, la cipollotto fresco e il tonnetto, quello bello nostrano, poi pomodorini, le casarecce liquori che vuoi di caffè e poi l'olio di Giorgio Franci. Siete pronti? Iniziamo. Questa ricetta è particolare, dovete essere furbi, dovete recuperare qualsiasi cosa. Il baccello dei piselli che ci serve. Tiro questo filamento, vedete così, vedete esce fuori proprio questa fibra che è dura. Poi scafo i piselli, eccoli qua, io già l'ho fatti un po', e questo è già lavato e lo metto qui. Ve ne faccio vedere un altro, così state tranquilli, sicuri che non vi sbagliate. Guardate, così, tiro, a me, e levo via sto filamento. Apro il baccello, guardate che belli piselli, sentite come scrocchiano, devono essere così, questo è De Sandrino, quelli che si muovono. Quanto l'ho pagati? L'ho pagati mi sembra 3 euro, 3 euro al chilo. Camminate un po' di più, muovetevi un po' di più, andate a fare spesa al mercato e andate a scegliere proprio dal produttore che vi interessa, quello che volete comprare. Non vi fate via dalla fretta, camminate che ci guadagnate in gusto e in freschezza. Io mi sono comprato 1 chilo di piselli, perché da furbo recupero pure il baccello. Vedete poi che faccio? Una fogliata. Acqua salata in piena ebollizione. Calate giù i baccelli, così. Come si fa? Riso e bisi. Li fate scottare bene, 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 bene. Quando vedete il gambuccio o il fondello, cioè l'inizio del prosciutto, compratelo, soprattutto quando è un Parma, un San Daniele, come ho fatto io, guardate. Li trovate là nei supermercati, oppure come ho fatto io da Giovanni, c'ha un posticino dove lui ci mette tutti i tagli dei salumi, che non vi dovete vergognare, perché tanti di voi si vergognano che compro il gambuccio da poveracci. Basta, dovete pensare alla sostanza e le cose buone veramente. Taglia listarelle, poi se è troppo spesso così, io vado di nuovo in questa maniera. Taglio poi a dadini, così questi dadini di prosciutto danno un bel gusto. Poi ragazzi, prosciutto e piselli è sempre esistito, non me lo sto inventando io. Pensate a questi piccoli accorgimenti, che poi fate una cosa saporita, il pisello dolce e poi il prosciutto leggermente sapido, che poi quando lo cuocete diventa un po' più salato e dopo a bottarella da cipollotto fresco. Lo sapete, io sono malato, sono dipendente, io ho delle dipendenze particolari, tipo il pecorino, tipo il cipollotto, capito, fresco, che lo uso sempre. Utilizzo soltanto il gambo, diciamo, del cipollotto, la parte verde, così, bella, pasta così. Prosciutto e poi il cipollotto. Olio, stavolta Giorgio Franci, delicate, così sposa bene con i piselli e il pesce. Lo state a lesinare, se l'olio è buono consumiamolo. E facciamo stufare lentamente. I piselli dopo 2 minuti sono pronti, guardate, guardate, è rimasto il colore bello verde brillante, a noi ci interessa questo, ok? E questi si mangiano, non l'ho detto io, ci sta una ricetta riso e bisi su del Veneto che lo fanno in questa maniera, quando i piselli sono freschi, ed è buonissimo. Appena scolati li mettiamo qua dentro, caldi, ancora caldi, bollenti, da morire. Sono bollenti, un pizzico di sale, un goccetto d'olio, guardate sto olio sopra sti piselli, guardate il colore, mamma mia. Frulli il baccello, aggiungo un po' di acqua, quindi abbiamo messo il sale che fissa sempre il colore verde delle verdure, no? Adesso continuate a frullare. Se vedete che non vi riesce bene perché è molto secca, aggiungete un po' d'acqua, non vi preoccupate, serve l'acqua, a noi ci servirà l'acqua. Aggiungo un altro po', proprio, tanto mi serve per fare una bella, diciamo, quasi una minestra devo fare. Questa mi verrà un liquido verde senza che frulli i piselli, ho frullato soltanto i baccelli, quindi
Il risultato pure, mi servono meno piselli per fare questa cosa, quindi spendo anche di meno, sempre sulla storia dei due spicci. Ok. Non potete capire il profumo che c'è, è pazzesco. Ah, sto prosciuttino che se sta bello diventa croccantino. Aggiungo l'acqua qui sul fondo di cottura. Così la cipolla si ammorbidisce, non si secca troppo. Non la dovete sentire in bocca la cipolla, dovete fare i paraculi come dicono a Roma. Fate sentire soltanto il profumo, il sapore, ma non la fate sentire in bocca, così nessuno si lamenta. Aglio fresco degli amici miei, Aroma Terre. Ecco qui. Bello qua, che bello spicchione, che è? Aglio fresco di montagna da Basilicata, guardate qua. Spettacolare. Vediamo tutte queste buccette, queste camicette, eccole qua, ecco qua, qua ci sta il tesoro, eccolo qua, guardate, guardate che spettacolo, questo qua. Lo schiacciamo, staglio è delicatissimo, non vi state a preoccupare, usatelo, mettetelo dentro, guardate, io lo riduco tutto quanto in crema e lo metto nel fondo, ecco qua. Con l'aiuto di un passino filtro i baccelli, diciamo il brodo, la crema dei baccelli, schiacciate o con un mestolino o con una paletta, dovete fare uscire soltanto la polpa senza mettere le fibre. Guardate quante fibre ci stanno qua dentro, quante ne rimangono, guarda, ecco qua. Però qui non abbiamo buttato niente, abbiamo recuperato tutto. Questa è la tecnica dei nostri nonni che non buttavano niente, ragazzi, guarda, guarda. Ecco qua, schiacciate bene, fate uscire tutto quanto, perfetto. Ecco qua, guardate che spettacolo. Non potete capire il profumo. Vado con i piselli. Vai! Aggiungo l'acqua dopo ho scottato i baccelli, così, appena un po' di sale. E poi li fate andare per 5 minuti all'incirca. Prendete un bel tonno, anzi un tonnetto, o ve lo fate sfilettate o lo sfilettate voi. Guardate, vi ho lasciato questa parte qui. Io oggi, come tutti quelli che cucinano, noi siamo fanatici di che cosa? Di questi, dei coltelli. Guardate qua oggi che coltello ho. Questo coltello ce l'ho da 3 anni, non l'ho mai utilizzato. I giapponesi utilizzano questo coltello per sfilettare. Bellissimo, l'ho comprato io in Giappone, a Tokyo. Quel giorno ho fatto una pazzia, sono entrato per 10 minuti e ho speso 1500 euro di coltelli. Sfilettiamo il tonno partendo dalla testa, così. Vedete? Perché è così grosso? I giapponesi usano questo coltello per sfilettare? Perché possono anche tagliare le lische senza nessun problema, perché è una lama pesante, guardate che doppia che è. Ecco qua, così. Guardate come va. Bellissimo. Va alla grande. Attenzione, sentite, è la prima volta che lo uso, seguite bene le lische, sentite come taglia? Questo non si ferma davanti a niente, questo proprio è una bestia. Ecco qui, tolgo la parte della pancia, ecco qua, stupendo, e mi preparo i 2 filetti. Qua qualcuno dirà, ti è rimasta tanta ciccia attaccata, che facciamo? Guardate, così, non è rimasto niente, leviamo, ricopriamo tutti col cucchiaio, così, guardate qua, tiriamo tutto quanto sotto, ecco qua, via, puliamo tutto, queste sono giuggiole come diceva mio padre, e la lisca, guardate com'è, pulita. Adesso levo la parte quella centrale del sangue, a me non piace, non la uso. Se voi ci fate caso, neanche i giapponesi la usano, quando andate a mangiare il sushi non c'è mai la parte del sangue, perché ha un sapore e un gusto più forte. Levo la pelle, guardate così, piano piano, ecco qua, così, stupendo. E questo è uno. Guarda il merlo, pure il merlo è venuto oggi. Che io posso dare da mangiare? Vedo un po' se i piselli li prende. Non è andato via. Fate scivolare il coltello. È difficile farlo con questo coltello perché è molto rigido, e i filetti sono pronti. E questi pezzetti che ho ricavato col cucchiaio li taglio a pezzettini piccoli, così, e li metto qua dentro. Una bella girata e adesso incomincia a esserci sto fusion tra pesce e il salato del prosciutto, così.
E adesso è il momento dei caserecci dei liquori. Ma sta pasta di Gragnano, ma che ha di speciale, no? Prima di tutto la pasta l'hanno inventata loro e la fanno ancora con la stessa acqua sorgiva dei Monti Lattari. Quindi non è cambiato niente, la fanno là con la stessa aria, la fanno asciugare piano piano e poi la fanno con i grani italiani. E qui vedete che c'è la tracciabilità della filiera al 100%. Metto le casarecce di fuori, gli diamo quasi metà cottura. Bevevo. Tanto ho finito di lavorare, Batman già fatto stanotte quello che doveva fare. Quindi possiamo tranquillizzarci, capito? Io lavoro di notte, qua, vado ad aiutare i deboli. Oggi proprio esagerato, sta lattite pura. Oggi abbiamo il dell'uovo, però lo 09, il brutto mallisimato. E questo, ragazzi, va bene sempre, in qualsiasi momento. Da bere così, da bere prima, dopo, durante i pasti, la sera prima di andare a letto, te lo metti sul comodino, come ti pare a te. Aiuto! Sarà vero? Ma proviamo un pochetto. Che vedevo di? Io ci provo. Guardate che figata. Oh. Lo voglio così, mo li faccio sempre così i bicchieri di acciai. Da paura. Da paura. Fammi assaggiare, mamma mia. Ho la fame. Oddio, mi sta avviando un po'. Stavo sbava come i boxer. Da paura. Dolce salato, da paura, buonissimo. Prendo la pasta. Guarda qua. La tiro fuori un pochino prima, al dente. Così questa assorbe tutto il gusto, fa una spugnetta, perché questa pasta è essiccata lentamente e assorbe tutto il condimento. Adesso vado col liquido verde, guardate. La. Che spettacolo, ragazzi. Vai. Mamma mia, godereccia proprio questa, raga. Un altro po' di acqua calda. E adesso finiamo di cuocere la pasta. Vai. Così. Due pomodorini solo per colore. Sì, proprio da fanatici. Per dargli un tocco di colore e una leggera punta di acidità, che il pomodoro c'ha sempre. Vado, li taglio proprio così. Quelli più piccoli li taglio in due, così. E quelli più grandi in quattro. Dobbiamo fare un gioco di colori, di profumi, che la gente si deve innamorare. Appena vede questo piatto dice ammazza che bello il piatto. E poi è pure buono. Non la roba che è bella, sembrano dei dipinti. E pensavo di niente, non sanno di niente, perché mi seguite anche voi bambini, mi raccomando. Il filetto più bello, taglio delle fettine, così. Lo sfaldo, guardi, lo posso fare anche così. Guardate che bella sta ciccetta così. La mettiamo sul fondo del piatto, così si cuocerà e rimarrà morbidissimo. Un pizzico di sale, così. Un po' di pepe. Che piattino che stiamo a fare, ragazzi. Assaggiamo se è giusta di sale, guardate che spettacolo. Vedete la cremetta bella, verde. Una bontà. Così. Ecco qua. Due pomodorini, così. Che piattini che famo, ragazzi. Con poco, con niente. Il tonnetto costa 10 euro al chilo, eh. Due fili di basilico, andiamo a piega, camera woman. Ecco qua, così. Zacchete. E zacchete. Guarda che sia. Proprio oggi opere d'arte facciamo, cavolo. Vai, così. Vedete, con pochi elementi abbiamo fatto un grandissimo piatto. Questo è proprio da bel ristorante, raga. Un giro d'olio. Ecco qua. E ci siamo, ragazzi. Mo assaggiamo però, eh. Prendiamo un pezzettino di tonno, così. Ok? Così facciamo il bocconcino come si deve. Poi prendo così la pasta, pezzetto di prosciutto. Una bontà vera, perché è saporito, gustoso e c'ha questo spunto dolce, il salato del prosciutto e il morbido del tonno. Ragazzi,
Pure oggi abbiamo fatto un grandissimo piatto unico con pesce stagionale, verdure stagionali e con due spicci. Vi voglio bene, un abbraccio. Mamma mia che buono.